Ciao a tutti e bentornati sul canale. A quanti di voi è mai capitato di dover rinunciare a un giro in moto perché avete bucato una gomma o peggio ancora di bucare una gomma mentre siete in moto? A me una volta è successo e da quel momento ho deciso di comprare un kit per la riparazione degli pneumatici. Quindi oggi, come potete aver intuito dal titolo, vi mostro come riparare uno pneumatico con il kit apposito. Il kit che spesso mi accompagna durante i giri in moto è questo qua della Givi e adesso vi mostro che cosa comprende. Parto già col dirvi che al suo interno non è compreso un attrezzo per poter rimuovere i corpi estranei dallo pneumatico, quindi oltre a questo kit porto sempre con me anche una pinza e poi un cacciavite a stella o a taglio. Detto questo, partiamo in ordine. Vi faccio vedere prima questo utensile qua, che è molto simile alla punta di un trapano e serve per andare ad allargare alla misura giusta per poi mettere le stringhe, ad allargare il foro nella gomma. Poi abbiamo le stringhe di caucciù che servono per andare a tappare il buco, da usare insieme a questo qua, che è un mastice. Va cosparsa sulle stringhe e poi queste stringhe vanno messe all'interno di questo foro, di questo attrezzo, che serve per inserire la stringa nello pneumatico. Piccolo appunto, il mastice in questo video non andrò ad usarlo perché, come potete vedere, è ancora nuovo, è ancora sigillato e non mi va di usarlo per fare un video, anche perché la gomma che vado a riparare è una gomma da buttare, che sacrifico apposta per fare il video e quindi non c'è un effettivo bisogno di ripararla. Una volta che avete riparato la gomma con questi due attrezzi e le stringhe, si passa a rimuovere l'eccesso di stringa con un taglierino e poi abbiamo il kit di gonfiaggio composto dalle bombole di aria compressa, il raccordo per collegare le bombole, è compresa anche una prolunga che nel mio caso non ho mai usato e basta. Questo è tutto. La prima cosa da fare è rimuovere il corpo esterno, quindi nel mio caso questa vite qua. Secondo step, con l'attrezzo apposito andiamo ad allargare il foro sulla gomma . Una volta allargato prendiamo le stringhe ok, abbiamo la nostra stringa, la inseriamo nel suo attrezzo apposito. Una volta inserita la stringa, fate conto più o meno fino a metà, è arrivato il momento di inserirla. Come potete vedere qua sopra l'attrezzo è aperto, quindi quando voi andate a inserire la stringa, quando lo tirate fuori qua si apre lasciando la stringa all'interno. Ok, ora non ci rimane altro che andare a tagliare l'eccesso . La riparazione è completata. All'inizio sentirete che la stringa è
ancora umida e ancora appiccicosa, però potete benissimo partire, continuare col vostro giro perché ormai è incollata e da lì non uscirà mai se avete fatto un buon lavoro. E come ultima cosa non ci rimane altro che gonfiare la gomma. Io adesso sono a casa e per non buttare via queste bombolette qua uso il compressore. Quando siete in giro usate la bomboletta col suo raccordo. Per usarla dovete semplicemente avvitare la bomboletta sul raccordo. Come potete vedere qua all'interno c'è un ugello che va a forare la testa della bomboletta. Una volta che avete collegato la bomboletta e collegato il raccordo sulla valvola della ruota, potete aprire il rubinetto, passerà l'aria e gonfierete la gomma. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. Non dimenticatevi di lasciare un like al video se vi è piaciuto, se volete iscrivetevi al canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti che metodo utilizzate voi per riparare le gomme. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!